hai mai sentito che qualcuno potrebbe piacerti, ma per quanto ci provi, non riesci a dimostrarlo apertamente? Forse hai notato sguardi furtivi, piccoli gesti o persino un'energia diversa quando siete insieme. Eppure, c'è ancora quel mistero nell'aria, o sarà solo amicizia? O c'è qualcosa di più? In fondo, tutti noi ci siamo passati. A volte, il cuore custodisce sentimenti intensi, ma la bocca tace per timidezza, paura del rifiuto o insicurezza. E credimi, questo succede molto più di quanto immaginiamo. E se ti dicessimo che ci sono modi sottili per capire quando qualcuno è segretamente innamorato di te, anche se cerca di nasconderlo? Benvenuto su Emozioni e Connessioni, dove esploriamo le profondità delle emozioni umane e le connessioni che ci rendono ciò che siamo. Oggi, sveleremo i segnali che, per quanto discreti possano essere, potrebbero rivelare ciò che si nasconde nel cuore di qualcuno. Perché, spesso, ciò che è nascosto nelle parole può essere percepito nei dettagli. Stai attento, perché condivideremo con te alcuni suggerimenti incredibili per notare questi segnali e, chissà, capire meglio cosa realmente accade nel cuore di chi ti circonda. Pronto a scoprire? Andiamo insieme! Hai mai notato come alcune persone sembrano ricordare ogni cosa su di te, anche i dettagli più sottili e apparentemente senza importanza? Un piccolo dettaglio qui, un'osservazione là, ma sarà solo una coincidenza? O forse, è qualcosa di più profondo? Come sapere quando qualcuno sta prestando attenzione a questi dettagli, non per semplice curiosità, ma perché, in fondo, quella persona è segretamente innamorata di te? Immagina questo, menzioni, senza farne una grande questione, che adori le margherite, e all'improvviso, lui appare con una margherita in mano. Strano, vero? Come avrebbe potuto saperlo? La cosa più curiosa è che sa anche il tipo di fiore che ti piace, e te lo porta senza chiedere nulla in cambio. Non sarebbe solo un fiore. Sarebbe una prova silenziosa che lui sta prestando più attenzione ai tuoi gusti di chiunque altro. Ora, fermati un momento e pensa, ti è mai successo? O forse hai notato qualcosa di simile in qualcun altro? I piccoli dettagli possono essere gli indizi più preziosi quando si tratta di sentimenti. E questo tipo di attenzione non è casuale, sta prestando attenzione perché davvero gli importa. Ma perché sta cercando di nascondere tutto questo? Cosa sente davvero per te, nascosto dietro questi gesti discreti? Scopriamo insieme questi segnali che, spesso, parlano più di quanto le parole potrebbero fare. E la cosa più affascinante è che non lo fa in modo ovvio, come se volesse attirare l'attenzione su di sé. No, lo fa in modo sottile, come se fosse una sorpresa silenziosa, aspettando che tu lo noti senza che lui debba dire una parola. A volte sono piccoli gesti, come ricordarsi il tuo piatto preferito o chiedere di qualcosa che hai menzionato mesi fa. Non vuole che tu te ne accorga subito, ma lui è lì, sempre attento, a custodire ogni dettaglio di te come un modo per dimostrarti affetto senza ammetterlo apertamente. Questi segnali, quasi impercettibili, parlano molto più di qualsiasi dichiarazione d'amore, perché rivelano una cura genuina che va oltre la semplice amicizia. E tu, hai mai notato questi piccoli dettagli in qualcuno? Hai mai notato come il linguaggio del corpo possa rivelare ciò che le parole spesso cercano di nascondere? A volte, il corpo parla più di 1000 frasi. E la cosa più intrigante è che questo può accadere in modo così sottile, così discreto, che fatichi a percepirlo, ma senti che qualcosa è diverso quando lui è vicino a te. Guarda bene, come si comporta intorno a te. Hai notato come i suoi occhi sembrano sempre cercare i tuoi, mantenendo quel contatto visivo intenso, ma rapido, come se non volesse farsi scoprire? Oppure, forse, si avvicina a te, quasi inconsciamente, come se volesse essere più vicino, più connesso. Credimi, questi piccoli gesti non sono casuali. E chissà, improvvisamente, inizia a imitare i tuoi movimenti. Un gesto qui, una postura là, l'hai mai notato succedere con te? Sembra una danza silenziosa, vero? Lui imita quello che fai, come se, senza accorgersene, volesse allinearsi con te in ogni modo.
Ma e quando si sente nervoso? Conosci quel sorriso che appare continuamente, senza motivo apparente? O quel lieve movimento delle mani, il famoso fidgeting, quando non sa davvero cosa fare con l'energia? Questi segnali sono più di semplici reazioni nervose. Sono indizi che sta cercando di nascondere qualcosa che va oltre la semplice amicizia. Qualcosa che, forse, solo gli occhi e il corpo possono rivelare. Ora, pensa, hai mai notato questi gesti in qualcuno? Forse è la chiave per capire di più su quello che sente, senza bisogno di una sola parola. E la cosa più curiosa è che questi segnali spesso accadono senza che se ne accorga. Lui è lì, cercando di comportarsi in modo naturale, ma il suo corpo non mente. Quando ride più del normale o diventa irrequieto, come se stesse cercando un modo per calmarsi, è un riflesso diretto di come tu lo fai sentire. A volte, è il semplice fatto di essere vicino che cambia completamente il suo comportamento. Come se, senza volerlo, stesse mostrando, attraverso la sua postura o le espressioni facciali, che si preoccupa più di quanto ammetta. Questi momenti di nervosismo o anche i sorrisi inaspettati, che compaiono senza spiegazione, sono le finestre attraverso le quali rivela la sua vera intenzione, anche se in modo mascherato. E tu, hai mai notato questi piccoli dettagli che dicono così tanto su di lui? Hai mai notato quel tipo di persona che appare sempre al momento giusto? Non importa quanto semplice o piccolo sia il problema, lui è lì, pronto ad aiutarti, senza che tu debba chiedere. E la verità è che, quando qualcuno si fa trovare disponibile per te in modo così spontaneo, potrebbe essere molto più di semplice gentilezza, potrebbe essere un segno di qualcosa di più profondo. Immagina la scena, menzioni, senza troppo clamore, che il tuo caricabatterie del cellulare è rotto. Poche ore dopo, lui appare con un nuovo caricabatterie, o addirittura ripara il tuo, senza che tu abbia fatto una richiesta diretta. Sembra piccolo, vero? Ma questi gesti dicono più di quanto sembri. Non sta solo aiutando perché è educato, sta cercando di entrare nella tua vita, mostrando che gli importa del tuo benessere, anche nei dettagli più banali. Ora, fermati un momento e pensa, ti è mai successo? Lui è lì, in modo discreto, ma costante, facendo di tutto per esserti utile, per facilitarti la vita, senza aspettarsi nulla in cambio. A volte, è un gesto semplice, come offrirti un caffè quando sei stanca, o aiutarti a portare qualcosa di pesante. In fondo, vuole che tu veda che, in qualche modo, è pronto a prendersi cura di te, anche senza dire una parola. E perché lo farebbe? Cosa sta cercando di comunicare con queste azioni silenziose? E la cosa più interessante è che questi gesti di aiuto non sembrano mai forzati. Non c'è una richiesta di gratitudine o un movimento calcolato per attirare l'attenzione. Lui semplicemente agisce, come se fosse naturale, quasi istintivo. E puoi notare che, invece di aspettare riconoscimenti, si sente più a suo agio nel semplice atto di fare qualcosa per te. Questo è ciò che distingue un aiuto genuino da un aiuto interessato. Quando qualcuno è segretamente innamorato, vuole vederti sorridere, vuole che tu sappia che puoi contare su di lui per le cose più semplici e quotidiane. Hai mai notato come sembri sempre percepire ciò di cui hai bisogno prima che tu lo dica? Forse ti porta una bevanda, senza che tu debba chiedere, perché si ricorda che ti piace un tipo specifico di te. O forse si fa carico di aiutarti con qualcosa al lavoro, anche se non ha obbligo. Questi piccoli momenti di attenzione e generosità, senza intenzioni ovvie, sono un modo per lui di mostrare il suo affetto senza essere esplicito. Ogni sua azione porta un pezzo di ciò che sente, come se il desiderio di aiutarti fosse il modo più genuino per dimostrare ciò che ha nel cuore. Hai mai notato come, improvvisamente, lui inizia a svelarsi con te? Non è qualcosa di forzato, né sempre intenzionale. Ma ci sono momenti in cui lascia trasparire più di se stesso di quanto faccia solitamente con gli altri. Da un momento all'altro, inizia a condividere esperienze personali, forse anche un po' vulnerabili, come se, senza volerlo, ti stesse invitando a far parte di qualcosa di più intimo del suo mondo. Immagina la scena,
durante una conversazione casuale, inizia a parlare di una sfida al lavoro o di un sogno che ancora vuole realizzare. Forse condivide qualcosa del passato che tocca raramente, come un ricordo speciale o una situazione che lo ha formato in qualche modo. La cosa più affascinante è che, facendo questo, sta mostrando fiducia. Ti sta permettendo di entrare nel lato più profondo della sua vita, e questo, di per sé, è già un segnale potente. Non ti sta semplicemente raccontando qualcosa di casuale, sta rivelando una parte di sé, qualcosa che condivide solo con le persone in cui ha fiducia. E, se ci pensi, perché dovrebbe scegliere proprio te per questa rivelazione? Hai mai notato che, quando qualcuno ti piace, queste confidenze sembrano venire più naturalmente? Potrebbe essere una storia d'infanzia, o forse un racconto su qualcosa che spera per il futuro. E mentre parla, ti accorgi che le parole sono più di semplici dialoghi, portano con sé emozioni, desideri e paure. Ti sta permettendo di vedere chi è veramente, senza maschere. E, se guardi bene, noterai che ti sta invitando a far parte di questo suo viaggio. La domanda è, cosa farai con questa fiducia? E, più che condividere, osserva la tua reazione. Come rispondi a queste storie, a questi frammenti della sua vita? Sta testando un limite, anche se inconsciamente, per vedere fino a che punto sei disposta a entrare in questo spazio intimo. Ogni parola che rivela è un invito silenzioso affinché tu conosca di più di lui. Quando qualcuno si apre davvero, è come se stesse esponendo le sue vulnerabilità e paure più profonde, e affidarti questo momento è un gesto che non accade con chiunque. Questo è qualcosa che non passa inosservato. Non sta solo aspettando una risposta, ma sta osservando come ricevi questi piccoli pezzi della sua anima. E, se ti sta piacendo il contenuto finora, perché non ti iscrivi a Emozioni e Connessioni? Qui esploriamo i misteri del cuore e le connessioni che rendono la vita più intensa. Se vuoi approfondire ancora di più questi temi, non perdere l'opportunità di far parte della nostra comunità. Clicca sul pulsante per iscriverti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Scopriamo insieme i segreti delle relazioni. Hai mai notato come lui sembri sempre avere una battuta pronta quando è vicino a te? Non lo fa solo per farti ridere, anche se sicuramente questo è uno dei suoi intenti. Quello che vuole davvero è creare una connessione, qualcosa di leggero e genuino tra voi. L'umorismo, per lui, è un ponte che lo avvicina a te, un modo per alleviare ogni tensione e farti sentire a tuo agio, come se foste sulla stessa lunghezza d'onda. Ma perché si sforza così tanto per farti sorridere? La risposta sta nei piccoli dettagli. Quando ti vede ridere, si sente bene. La felicità sul tuo volto è, in un certo senso, la sua ricompensa. Vuole che tu ti senta a tuo agio accanto a lui, come se fosse un posto sicuro dove puoi lasciare da parte i problemi e goderti il momento. Sa che la risata è contagiosa, che il buon umore può abbattere le barriere e rendere ogni situazione più leggera. E, nel profondo, sente che se riesce a strapparti un sorriso genuino, sta conquistando un pezzo del tuo cuore. Non si tratta solo di farti ridere per farlo, ma di costruire qualcosa di più, un legame vero in cui il divertimento è una lingua che solo voi due capite. Quando fa questo, non lo fa solo per attirare l'attenzione o essere il centro delle battute. Osserva la tua reazione, la luce nei tuoi occhi quando ti diverti, e questo, per lui, è un segno chiaro che ti stai sentendo a tuo agio, vicina a lui. È quasi come se stesse dicendo, guarda, qui c'è un momento leggero, senza pressioni. Voglio che ti senta bene accanto a me. Capisce che la vita può essere seria, che le conversazioni pesanti fanno parte della quotidianità, ma cerca di ricordarti, anche se in modo sottile, che puoi rilassarti, divertirti e semplicemente goderti il momento. E la cosa più interessante è che questo comportamento rivela più di lui di quanto tu possa immaginare. Non sta cercando solo di farti ridere, vuole mostrarti che è presente, disponibile a darti quella sensazione di comfort. L'umorismo è la sua chiave per entrare nel tuo mondo, e quando si rende conto che sta funzionando, quando ti vede sorridere davvero, è come se avesse vinto una piccola battaglia silenziosa. Perché, nel profondo,
ciò che desidera davvero è che tu senta che lui è qualcuno che può offrirti più di risate, vuole essere qualcuno con cui puoi condividere i tuoi momenti migliori, i tuoi giorni tranquilli e anche quelli più difficili. Hai mai notato come lui voglia sempre sapere cosa pensi, come se la tua opinione fosse più di un semplice consiglio? Si assicura di includerti nelle decisioni importanti, sia che riguardino il lavoro, la vita personale o anche le scelte quotidiane. E ti chiedi, perché non chiede a qualcun altro? Il motivo sta nella fiducia che ripone in te. Non sta cercando solo una risposta. Apprezza il modo in cui vedi il mondo, come pensi, perché sa che la tua visione porta qualcosa di unico alla discussione. È affascinante come, nelle conversazioni casuali, possa tirare fuori un argomento serio e guardarti con l'aspettativa di un'opinione sincera. Come se la tua prospettiva fosse la chiave di cui ha bisogno per capire meglio una situazione. Chiedere il tuo parere non è solo un gesto di cortesia, è un modo per mostrarti quanto rispetti la tua intelligenza e il tuo giudizio. Non importa se la conversazione riguarda un dilemma al lavoro o una decisione più personale, vuole sapere cosa pensi perché, nel profondo, vuole che tu ti senta importante nella sua vita. E, in un certo senso, comincia a pensare che tu sia una persona fondamentale nei suoi processi decisionali. In fondo, quando qualcuno ci dà spazio per condividere ciò che pensiamo, non è solo la nostra voce a diventare rilevante, è come se il legame tra voi si rafforzasse ad ogni nuova opinione che chiede. Non lo fa per caso. La ricerca della tua opinione è un modo silenzioso per stabilire una connessione più profonda, qualcosa che va oltre la superficie. Sta cercando di capire te a un livello più intimo, cercando di sapere come vedi il mondo, come reagisci a situazioni diverse. Ogni consiglio che chiede è un'opportunità per avvicinarsi, per mostrarti che, per lui, ciò che hai da dire è prezioso. Non si tratta solo di decidere tra A o B, ma di sapere cosa pensi, perché questo lo fa sentire più connesso a te. E c'è qualcosa di ancora più sottile in questo comportamento, osserva come reagisci alle domande che solleva. Come se il semplice fatto di sapere che stai prestando attenzione a ciò che affronta fosse sufficiente per rafforzare un legame emotivo. Si sente ascoltato, compreso, e, per quanto possa sembrare un gesto semplice, il modo in cui ti coinvolge nelle scelte più intime riflette un desiderio di aprirsi a te, senza riserve. Quando qualcuno fa questo, è perché, nel profondo, sta già creando uno spazio speciale per te nella sua vita. Hai mai notato come si comporta quando sei vicino ad altri uomini? Non sto parlando di qualcosa di ovvio, come una esplosione di rabbia o un comportamento possessivo, ma di qualcosa di più sottile. Un leggero cambiamento nel suo comportamento, uno sguardo più attento, o anche una domanda casuale che sembra senza motivo, come chi era quel ragazzo, o come vi siete conosciuti. Potrebbe sembrare una curiosità semplice, ma è il tipo di domanda che rivela più di quanto pensi. È curioso come la gelosia, quando è ben dosata, possa essere un chiaro segno di interesse. Non ha bisogno di essere eclatante per dimostrare che gli importa, in realtà, spesso nemmeno si rende conto di mostrarlo. In un certo senso, si sta proteggendo da qualcosa di cui forse non sa nemmeno come affrontare. Forse hai paura di perdere la tua attenzione, o semplicemente il desiderio di farti sapere che è vicino, che si preoccupa. Questo piccolo gesto, una parola, uno sguardo, potrebbe essere il suo modo di dirti senza parole, mi importa più di quanto pensi. È interessante come la gelosia, quando si manifesta in modo sottile, possa mescolarsi con altri sentimenti, diventando quasi invisibile. Non griderà o cercherà di controllarti, ma presterà attenzione a tutto ciò che riguarda te e altre persone. Se parli di un amico, per esempio, potrebbe cambiare espressione o addirittura fare una battuta per chiarire che sta prestando attenzione. La questione non è il controllo, ma dimostrare che, in qualche modo, è preoccupato. Questo comportamento può essere più evidente quando ti trovi in situazioni in cui sente di dover competere per la tua attenzione, come quando interagisci con altri uomini o condividi qualcosa di importante con loro. Non si intrometterà, ma le piccole reazioni di cura, come aggiustare la postura o cercare di coinvolgersi di più nella conversazione, indicano una sorta di territorio emotivo che viene segnato,
quasi come una difesa istintiva. La verità è che quando qualcuno si preoccupa davvero, non riesce a nasconderlo, e questi segnali sono il modo più puro per dimostrare che l'interesse va oltre l'amicizia. Sai quel momento in cui qualcuno ti fa un complimento, ma non si tratta solo del tuo aspetto? Non è solo dei capelli o dei vestiti, ma di come affronti una situazione difficile, o di come il tuo atteggiamento ispiri chi ti sta intorno. Questi complimenti sono profondi, perché lui sta prestando attenzione a ciò che conta davvero, la tua essenza. Non si accontenta di lodare l'ovvio, vuole riconoscere chi sei veramente, le tue qualità interne che non sono sempre visibili a prima vista. Ad esempio, potrebbe osservare come mantieni la calma in un momento di stress, o come ti dedichi a qualcosa in cui credi. Ammiro come affronti le cose, è ispirante vedere come non ti arrendi, ti dice, e sai che non è solo una parola buttata lì. Sono complimenti pensati, che toccano nel profondo, perché lui percepisce ciò che sei veramente. Questo tipo di riconoscimento non è qualcosa che si trova facilmente. E, più di tutto, è un modo silenzioso, ma potente, per dimostrare che è attento a te, non solo a ciò che fai, ma a ciò che rappresenti. Quando fa un complimento pensato, è come se ti stesse spogliando con le parole, mostrando che apprezza ciò che va oltre la superficie. Presta attenzione a come ti comporti, a ciò che ti motiva, e alle piccole cose che ti rendono unica. Questi complimenti non vengono da nulla, li osserva da vicino, analizza ogni tuo gesto, e quando parla, non è solo un complimento vuoto, ma un riconoscimento sincero di chi sei e dell'impatto che hai nel mondo intorno a te. Questo tipo di complimento non è solo raro, ma anche un riflesso di quanto ti apprezzi. Vuole che tu sappia che ciò che ammira di più non è solo il tuo aspetto o le qualità ovvie, ma la tua forza, intelligenza, il modo in cui vedi il mondo. E la cosa migliore di tutte? Non ha bisogno di un motivo speciale per farlo. Lo fa perché semplicemente lo nota, perché gli importa, e perché queste qualità che hai lo affascinano in un modo che parole superficiali non potrebbero mai esprimere. Hai mai notato che, improvvisamente, lui inizia a comparire negli stessi posti in cui ti trovi, anche senza un motivo chiaro? Forse stai partecipando a un evento semplice con gli amici, o sei impegnata in una faccenda quotidiana, e lui è lì, sempre nei paraggi. Potresti anche chiederti, cosa ci fa qui? Non sembrava il tipo da coinvolgersi in questo genere di situazione. Ed è qui che cominci a capire, sta creando opportunità per stare al tuo fianco. Ora, la cosa interessante è che questi momenti non devono essere grandi o impressionanti. Trova scuse per essere con te anche durante attività semplici, come un caffè veloce, una riunione con gli amici o anche un compito al lavoro. Non si tratta dei momenti stravaganti o drammatici, ma del tempo che cerca di passare con te, anche quando non c'è una ragione chiara. Forse non ha nemmeno bisogno di una spiegazione logica per farlo. Il semplice fatto di essere vicino è sufficiente, e senza parole, ti fa capire che la sua presenza significa per lui più di quanto possa ammettere. È affascinante come spesso sembri trovarsi nel posto giusto al momento giusto, anche senza che tu abbia pianificato nulla. Inizia a comparire quasi casualmente, come se le circostanze si allineassero magicamente per permettergli di essere lì. Che sia a un evento dove non dovrebbe trovarsi, o offrendoti aiuto in un'attività che stavi facendo da sola, trova sempre un modo per adattarsi. E la cosa più curiosa è che non si aspetta nulla in cambio. Il tempo che passa con te non riguarda cercare favori o riconoscimenti, ma stare presente, anche in modo sottile. Sa che il semplice atto di condividere questo spazio con te è più prezioso di qualsiasi gesto grandioso. Hai mai notato che, molte volte, l'amore si manifesta in modi inaspettati? Può essere silenzioso, nascosto tra piccoli gesti e comportamenti che, agli occhi più attenti, rivelano sentimenti profondi. A volte, non sono necessarie parole per capire cosa c'è nel cuore di qualcuno, il modo in cui si comporta parla molto più forte. I segnali sono lì, in ogni sguardo, in ogni gesto, e possono dirti più di 1000 dichiarazioni. Se riconosci questi piccoli dettagli, non ignorarli.
Valorizza la connessione che nasce in modo così sottile e permetti che cresca al suo ritmo, senza fretta. Il vero amore non ha bisogno di fretta, si costruisce in modo naturale e leggero. Ora, fai una pausa e riflettici: quante volte, nella tua relazione, hai sentito qualcosa, ma le parole non sembravano essere sufficienti per esprimere ciò che avevi dentro? Forse hai dato un sorriso, o lui ha fatto qualcosa di semplice, ma significativo. Ricorda, le parole possono fallire, ma il cuore trova sempre altri modi per parlare. E se senti che la reciprocità c'è, che c'è qualcosa di più, forse è il momento di fare il prossimo passo. Quindi, stai attenta ai segnali, e non avere paura di esplorare la connessione. Ora, raccontami, hai mai notato questi segnali in qualcuno? O anche in te stessa? Siamo curiosi di sentire le tue storie. Lascia un commento se ti è capitato qualcosa di simile, o se hai già vissuto una di queste situazioni. E, naturalmente, non dimenticare di iscriverti al nostro canale Emozioni e Connessioni per continuare a esplorare queste affascinanti connessioni emotive. Insieme, sveliamo altri misteri del cuore.